Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Sicuramente mi vedete un po' più stanco e un po' più grasso perché da poco è passato Natale e io ho mangiato come un maiale. Ma dopo questo pensiero che penso accomuna tutti, visto il periodo e soprattutto dopo l'ultimo video pippone che è durato un tempo folle, 37 minuti, e per questo vi chiedo scusa, partiamo sparati, ci spostiamo direttamente sulla coda della moto perché voglio condividere un accessorio molto interessante. Nei video di preparazione della sorellona, per chi non lo sapesse, sorellona è il nome di questa moto in quanto la sorella maggiore si trova in Sud America, nello specifico a Montevideo, e parliamo della Tenerona. Questa è ancora una ragazza giovane, quindi il nome se lo deve conquistare, ma questo è un altro discorso. Comunque, tornando ai video di preparazione, molti di voi mi hanno consigliato: Francesco, devi aggiungere un tool case. Che cos'è un tool case? È una cassetta porta attrezzi. Dove va aggiunta? In questo buco qua. Quindi iniziamo questo video tappando buchi. Prima però, per fare un po' di chiarezza e non creare confusione, dobbiamo dire che andremo ad installare il tool case sui telaglietti originali BMW, questi di colore grigio che vedete, con le valigie laterali della Maitec modello Model X attacco GSA. Perché vi sto dicendo questo? Perché in casa Maitec producono queste identiche valigie chiamate appunto le Model X con due tipologie di attacco: l'attacco GSA, che sta per GS Adventure, e l'attacco proprietario Maitec. Nel caso voi scegliate l'attacco proprietario Maitec, dovete cambiare i telaglietti e prendere ovviamente quelli forniti dalla Maitec. Ma tutto questo pippone per dirvi che anche nel caso del tool case dovete scegliere il tool case con l'attacco dedicato in relazione al telaglietto. Per fare un piccolo recap, perché sicuramente vi avrò creato un po' di confusione, ma vi posso garantire che è tutto molto semplice ed ogni singolo vostro dubbio verrà vanificato nel corso del video, e se ne avete altri come sempre scrivetelo nei commenti e io come sempre cercherò di rispondere. Comunque, per fare un piccolo recap, andremo ad installare il tool case dedicato agli attacchi originali BMW con le valigie laterali della Maitec modello GSA. Velocissimo unboxing, io già l'ho aperto perché non resistevo dalla curiosità. Qua trovate le minuterie e in relazione al discorso fatto poc'anzi, questi attacchi sono dedicati al telaglietto originale BMW, mentre qua dentro abbiamo il tool case. Eccolo qua, io l'ho scelto di colorazione nero, parliamo di alluminio spessore 1,5 mm, saldato a TIG con una capacità di circa 3,2 litri nel dettaglio. Qui parliamo di una lamiera piegata, mentre nella parte anteriore, nella parte sotto, vediamo le saldature. Togliamo la chiave. All'interno delle minuterie troviamo come sempre i fogli per le istruzioni, ci sono addirittura immagini a colori per capire come vanno le viti, per capire da che verso vanno i dadi e la testa della vite. C'è lo spaccato di ogni singolo pezzo con la numerazione della quantità, quindi ragazzi molto semplice ed intuitivo, ma come sempre andiamo a farlo insieme. Poi, una volta installato, andiamo a vedere anche come funziona questa cerniera e soprattutto come si tiene il coperchio. Prepariamo le minuterie. Da quel che vedo tutti i supporti sono in acciaio inox. Lo stesso tool case è completamente in alluminio. Questa è la serratura, ma poi ne parliamo nel dettaglio. Come prima cosa togliamo la valigia. Eccola qua. Tornando alle minuterie e alle istruzioni per preparare il tool case, ve lo faccio vedere da vicino. Vedete che i fori combaciano, mentre nella parte anteriore sicuramente il supporto in acciaio andrà in questa maniera. Ora però, per installarli dobbiamo togliere il coperchio perché le viti vanno appunto tirate all'interno. Prendiamo la nostra chiave, vediamo anche come funziona la cerniera. Quindi la cerniera ruota con questo sistema semplicissimo, ma il coperchio non rimane attaccato perché appunto una volta aperto si può sfilare, e questo è l'interno. Questo invece è il dettaglio del coperchio, dove all'interno troviamo questa sorta di guarnizione. Infatti, come potete vedere, questo è il telaio del tool case che va a battere su questa guarnizione, sicuramente per non far entrare acqua, e questa è la banalissima serratura. All'interno del tool case infatti troviamo questa linguetta che serve appunto per bloccare il coperchio. Prendiamo il nostro supporto in acciaio, la rondella in teflon sicuramente va all'interno per non far entrare acqua, quindi vite, rondella in teflon, la mettiamo all'interno, rondella in acciaio e dado autobloccante. Tutto molto easy.
questo nel dettaglio, poi ovviamente le tiriamo. Ora installiamo la piastra anteriore. Per inserire queste viti da dentro bisogna fare attenzione a una cosa, che nonostante la chiave sia lunga, a meno che non avete delle mani piccoline, cioè più piccole delle mie, io non riesco ad arrivare dall'altra parte, quindi come soluzione adottiamo una prolunga con le pinze. Vediamo se ci riusciamo. In questa maniera dovrei arrivare tranquillamente alla fine. Già sono arrivato a battuta, quindi prendiamo la nostra vite, vediamo se ci azzecchiamo. Vite passata, quindi con la chiave e le pinze che tengono la vite andiamo a installare la piastrina, rondella, dado, viti inserite. Ora serriamo tutto. Viti serrate come sempre, non le stringo tantissimo perché prima voglio ancorare il cavallotto. Anche queste le tiriamo bene alla fine. Ora spostiamoci con il tool case e i cavallotti sulla moto. Prima però, per pura curiosità, pesiamo tutto per capire di quanto aumenta il peso sulla moto. Bilancino precisissimo on. Prima pesiamo il tool case con le due piastre installate, 730 grammi. Mettiamo anche tutte le minuterie in acciaio, vamos. Mettiamo anche il coperchio, 940 grammi è il peso totale che andremo ad aggiungere sulla sorellona. Tornati sulla moto, l'installazione dovrebbe essere semplicissima. Ora la vediamo insieme. Il cavallotto va in questa posizione. Ricordiamoci sempre le viti flangiate che vanno nella parte superiore, quindi esteticamente sono più piacevoli da vedere. Rondella nella parte posteriore e dado autobloccante. Andiamo a posizionare l'altra vite. Ok, come sempre non tiriamo le viti e andiamo a mettere l'altro cavallotto. L'altro cavallotto va nella parte anteriore, dovrebbe essere questa. Solite viti flangiate, lo ripeto continuamente, rondella e dado autobloccante, stessa cosa nella parte anteriore, rondella e dado. Ora pian pianino iniziamo a serrare il tutto, prima questo cavallotto, poi l'altro e viceversa. Sempre senza serrare. Ok, proviamo ad agganciare il mio dito per mettere a fuoco. Ok, sembra che ci siamo, perfetto. Ora che abbiamo leggermente serrato il cavallotto nella parte anteriore, ci possiamo spostare nella parte posteriore. Qua le viti non le abbiamo serrate perché il cavallotto deve poter scorrere lungo l'asse del tubolare. In questa maniera dobbiamo trovare la giusta posizione per avere la stessa luce tra il tool case e il telaglietto della moto, sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Da quel che vedo dobbiamo portare il cavallotto quasi a battuta con la saldatura, perché in questo punto si creerà una sorta di parallelismo tra il tool case e il tubolare stesso. Quindi andiamo a serrare. Arrivati a questo punto possiamo trovare la giusta posizione nel cavallotto anteriore, quindi possiamo spingere verso l'alto in maniera tale che si crea il giusto parallelismo tra il tool case e il tubolare stesso nella parte posteriore. Da quel che vedo dovremmo aver trovato la giusta posizione. Viti cavallotto anteriore ok, viti cavallotto posteriore ok. Ora non ci rimane che serrare le viti che tengono le piastre a tool case, perché se vi ricordate le avevamo lasciate leggermente lente. Queste due qua e queste tre nella parte posteriore. Ok, viti serrate, andiamo a mettere il coperchio, basta appoggiarlo nella parte inferiore, ve lo faccio vedere da vicino. Praticamente questa linguetta deve entrare all'interno di questa fessura, basta appoggiarla, bisogna spingere e serrare. Lavoro terminato ragazzi, super stabile. Ora ve lo mostro nel dettaglio, però prima una curiosità potrebbe essere utile. Per far aderire meglio il coperchio e renderlo ancora più stabile, dato che c'è questa guarnizione, potete giocare leggermente su questa linguetta, quindi spingendola verso l'interno o verso l'esterno 1/10-2/10 di millimetro, la guarnizione si comprime, spingere e ruotare la chiave. Super stabile, sia il coperchio che tutto il tool case in generale, perché guardate. Lavoro terminato, ora possiamo vederlo nel dettaglio. La parte posteriore è perfettamente a filo con il tubolare, ve lo faccio vedere anche da dietro. Guardate questa luce, ripeto, molto stabile perché devo fare tantissima forza per andare a battere con il tubolare.
quindi non si muove. Nella parte anteriore, se guardate, c'è tantissima luce perché qua si deve infilare l'attacco originale Mytek. Come vi ho fatto vedere nell'altro video, l'attacco delle valigie Mytek è più pronunciato rispetto all'attacco delle valigie originali BMW. Anche nella parte bassa c'è tanta luce. Questo è un altro dettaglio importante perché me l'avete chiesto nei commenti, tipo il toolcase della Wunderlich bisogna togliere il parafanghino perché quando l'ammortizzatore si impacchetta il toolcase va a battere sul parafanghino, cosa invece che non succede con il toolcase della Touratech. Ma mi avete chiesto anche se il toolcase della Touratech si può installare con le valigie originali Mytek. Non vi so rispondere perché bisogna appunto vedere questo spazio, perché se il toolcase della Touratech è più lungo, le valigie originali Mytek non hanno lo spazio per poter infilare l'attacco. Ve lo mostro nel dettaglio in tutte le sue parti. Piastra anteriore, piastra superiore, vista laterale. Andiamo ad installare la valigia. Questo è l'attacco di cui vi parlavo, che è un po' più pronunciato rispetto alle valigie originali BMW. E questa è la vista da dietro con le valigie installate. Vengo anche più vicino per farvelo vedere nel dettaglio. Questa è la zona dell'ancoraggio, come si vede con le valigie inserite. Ovviamente nella zona interna non si vede nada se non leggermente il cavallotto che tiene ancorato appunto il toolcase. Finalmente setup bagagli terminato. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, anzi una cosa importante l'ho dimenticata: discorso serrature. Se guardate la serratura del toolcase è diversa rispetto alla serratura delle valigie. Questo perché il toolcase è stato aggiunto successivamente. Vi faccio un esempio: se voi oggi acquistate le valigie, fra 6 mesi volete acquistare un toolcase, oppure volete acquistare una piastra, oppure volete acquistare un boletto, Mytek vi invierà il nuovo prodotto con una nuova serratura e voi vi troverete con due chiavi distinte. Per far fronte a questa situazione avete di fronte due opzioni: o cambiare tutte le serrature, oppure la seconda opzione molto interessante, comunicare a Mytek questo codice che vedete impresso nella serratura oppure vedete impresso nella chiave, perché così facendo Mytek ordinerà tra virgolette la vecchia serratura, cioè la serratura che già possedete nelle vostre valigie. Questa serratura ve la installeranno sul nuovo prodotto, così voi riceverete a casa il nuovo prodotto con la vecchia serratura e non dovete fare più nulla. L'unica cosa che per far fronte a questa situazione dovete aspettare circa 4 settimane perché Mytek vi deve ordinare la vecchia serratura. Altra cosa molto interessante, mi chiedete sempre del prezzo dei prodotti che vi mostro. Nel caso specifico di questo toolcase parliamo di 126 euro e qua dovete ricordarvi il codice sconto che vi lascio sempre alla fine di ogni video. Avete un codice sconto che potete inserire al checkout, codice sconto Cuccioletto 2023, avrete il 20% su ogni singolo prodotto dello shop Mytek, ad esclusione dei prodotti in promozione. Se applichiamo il 20% su 126 euro parliamo che questo toolcase costerà all'incirca 100 euro. Ulteriore cosa molto interessante, come avete visto anche nel toolcase non c'è un singolo pezzo in plastica, è tutto alluminio o acciaio. Detto questo ragazzi, spero che questo video sia stato piacevole e interessante. Ne approfitto per farvi gli auguri di buon anno, anche perché oggi siamo giovedì 28 dicembre, quindi è rimasto veramente poco. Che il 2024 sia il migliore anno della vostra vita. E nulla, se avete qualsiasi tipo di curiosità scrivetemela nei commenti, lasciate un mi piace e ci rivediamo al prossimo video pippone, anche perché è rimasto veramente poco. Noi il 10 dicembre si ritorna in Sud America per risalire in sella alla Tenerona e onestamente non vedo l'ora. Anche qua devo fare un video pippone perché devo farvi vedere tutti i pezzi che devo portare in Sud America per sistemarla, in quanto dopo la caduta l'ho un po' accrocchiata, l'ho un po' sistemata alla meglio e voglio riportarla come nuova. Sarà un lavoro complicato perché dovrò farlo ovviamente in condizioni non piacevoli e agevoli come magari qua in garage dove ho tutta l'attrezzatura, però come dico sempre ce la mettiamo tutta e speriamo per il meglio. Quindi il 2024 inizierà con un po' d'ansia, però anche con l'adrenalina di riportare la Tenerona come nuova. Ciao ragazzi e ancora auguri. Say what you gotta say.
take it to the beach.